Amici, oggi parliamo di composizione fotografica, dato che è stato uno degli argomenti un po' più discussi del mio video su come fare delle belle fotografie e l'analizziamo bene passaggio per passaggio perché ci sono delle cose veramente interessanti e sono importanti da sapere per nuovi fotografi. Senza perderci in chiacchiere, primo appunto, se non avete visto il mio vecchio video andatevelo a vedere, se non avete visto il mio short sulla composizione, sulla regola dei terzi, andatevelo a vedere perché sono delle considerazioni interessanti, magari quelle ve le riassumo in un paio di parole, ovvero che è importante bilanciare la composizione fotografica, la buona tecnica fotografica con una profondità di sentimento all'interno della vostra fotografia. Passiamo ora subito però a parlare delle tecniche fotografiche utilizzate dai maggiori fotografi che danno qualcosa in più alle vostre immagini, che le fanno passare da essere brutte a essere abbastanza carine e gradevoli a chi li guarda. Date importanza alle linee all'interno della vostra immagine, infatti le linee guidano lo sguardo dello spettatore all'interno della vostra fotografia. Se voi avete delle linee che conducono verso il centro, lo spettatore sarà portato a guardare verso il centro. Se le linee portano all'esterno dell'immagine, le linee porteranno anche il vostro spettatore all'esterno dell'immagine, nel senso che se ne sbatterà altamente. Le linee infatti, se conferiscono in un punto di fuga all'interno dell'immagine, se sono utili per comporre bene un'immagine, sono veramente essenziali, portano e dirigono l'attenzione dello spettatore rispetto al punto in cui voi lo volete mandare. Non è un caso che nell'arte le linee siano sempre state utilizzate per imbastire un impianto prospettico. Se voi cercate di imbastire un impianto prospettico su carta, disegnando, se siete capaci così, vi dovete avvalere delle linee, e questo è la stessa identica cosa in fotografia, è utilissimo. Sfruttate, state attenti, aprite bene gli occhi e guardate le linee. Piccolo disclaimer, iscrivetevi al canale. Iscrivetevi al canale, vedo che non siete iscritti, siamo troppo pochi, iscrivetevi al canale. Altra cosa importantissima è il peso visivo, ve l'avevo già accennato nell'altro video, oggi ve lo spiego un attimino meglio. Come funziona? Ogni elemento nella vostra immagine ha un peso e questo peso deve essere ben bilanciato all'interno della vostra immagine. Come? Potete vedere, guardate un'occhiata qua, io spero di essere al centro e spero di essere a fuoco, ok? Lasciando stare. Ho questo che viene bilanciato da questo, questi che vengono bilanciati da questo e io sono nel mezzo. Più o meno, adesso è accocchiato qua perché non riesco a camminare e così, però il set è imbastito in modo secondo questa logica, ok? Gli spazi non lo permettono di farlo perfetto, così come nelle vostre fotografie non deve essere perfetto, ma deve avere una logica e deve essere piacevole all'occhio di chi guarda. Importante ragazzi, davvero non fate l'errore di dire faccio una cosa sbilanciata apposta o faccio una cosa asimmetrica apposta, perché proprio il prossimo punto, la simmetria è importante nelle fotografie e fanculo a chi dice il contrario. Possiamo dirlo, la fotografia si può dire, è un argomento serio, sì, ma dobbiamo dirlo. Se una cosa è simmetrica è piacevole all'occhio di chi la guarda e attira di più lo spettatore, semplicemente. D'altra parte dovete anche ricordarvi che se state facendo fotografie tipo a palazzi, edifici, ad architetture, è molto importante la simmetria, più anche del peso visivo, più della regola dei terzi. La simmetria è importante, vabbè che se c'è simmetria l'equilibrio visivo è mantenuto. Altra cosa importante, ovviamente, ci abbiamo già parlato in tanti video, è la regola dei terzi, che spero abbiate capito dall'ultimo video, vi invito a guardarla. In sintesi, che cos'è? La base proprio è, che cos'è la regola dei terzi? Praticamente consiste nel dividere la vostra immagine in 9 rettangoli o quadrati, se la vostra immagine ha una forma quadrata, uguali, e posizionare un soggetto dove si incrociano queste linee o su una di queste linee. Questo garantirà una maggiore piacevolezza alla vostra immagine, anche se non rispetta i criteri di simmetria, perché questi punti magici in cui si incontrano queste magiche linee, insieme alle diagonali dell'immagine, portano, diciamo, l'attenzione del vostro spettatore sull'oggetto. Quindi posizionare un soggetto su uno di questi 4 incroci è molto interessante, lo rende molto interessante.
Altra cosa, le linee dei terzi, se state facendo fotografie paesaggistiche, che siete in vacanza con la vostra bellissima macchina fotografica, la vostra famiglia, e fate una fotografia bellissima, mettete lo sfondo su una... Prima di tutto mettetelo dritto, pazzi satanici maniaci, lo sfondo deve essere dritto. Poi, dopo, mettetelo su una delle linee dei terzi. Questo dà maggiore importanza o al cielo o al paesaggio che c'è sotto. Mettere la linea tra cielo e terra nel mezzo non dà un senso di niente, non dà importanza né al cielo né a quello sotto, e sì, equità fino a un certo punto, capite cosa intendo? E un ultimo aspetto interessantissimo che io ho utilizzato nelle mie fotografie in Germania, di cui vi ho parlato in quest'altro video che vi consiglio di andare a vedere, è una cosa importantissima, essenziale, è l'utilizzo delle quinte. Le quinte e le cornici all'interno delle vostre fotografie danno profondità alle vostre fotografie. Quindi, di cosa parlo? Incorniciare un soggetto come proprio se fosse una cornice, utilizzando cornici naturali se siete nella natura, utilizzando, non so, grotte, o utilizzando alberi, o utilizzando delle foglie, o all'interno di un contesto urbano, come avevo fatto io, di contestualizzare un soggetto all'interno di arcate, all'interno di, non lo so, all'interno di porticati, cercando di, oppure far vedere di scorcio un'immagine come se ci fosse qualcosa davanti. Questo conferisce alla vostra immagine profondità, sia che voi la facciate con la macchina fotografica, che quindi la profondità di campo c'è già, video ne ho parlato anche di questa cosa qua, sia che voi la facciate con il telefono, che la profondità di campo è molto ridotta perché il telefono tende a comprimere tutto. Con queste tecniche qua date profondità visiva all'immagine, e questa cosa qua è essenziale nel nostro lavoro, è essenziale nelle immagini che produciamo, che siano profonde, giuste. Ovviamente se fate le foto alle robe non profonde, cioè se non c'è, cosa serve una profondità di campo adatta se non vi è una profondità di sentimento? E con oggi abbiamo chiuso la perla delle stronzate. Quindi ragazzi, questo era quanto, questa è la composizione spiegata anche in modo un pochino giocoso. Se avete delle domande fatemele, scrivetemi qua sotto nei commenti, scrivetemi su Instagram, seguitemi su Instagram, iscrivetevi al canale, davvero, se avete bisogno di qualsiasi cosa, io sono qua, sono Joe, noi ci vediamo in un prossimo video.